Ogni volta che fai il pieno alla tua auto, stai versando nel serbatoio qualcosa di più vecchio dei dinosauri. Quella benzina può avere da decine a centinaia di milioni di anni, tipicamente tra 50 e 500 milioni di anni, con gran parte del petrolio mondiale risalente al Mesozoico e Paleozoico. Era viva, nuotava, respirava e adesso brucia nel tuo motore a 2000 gradi in meno di un centesimo di secondo. Questa è la storia di una singola molecola, il viaggio più lungo mai raccontato, 150 milioni di anni fa, periodo giurassico. Non esistono ancora i fiori. Sulla terraferma i dinosauri dominano ogni cosa, ma la nostra storia non comincia lì. Comincia qui, in un oceano caldo e poco profondo, pieno di vita invisibile. Miliardi di organismi microscopici, fitoplancton, alghe unicellulari, così piccoli che ne servirebbero 1 milione per coprire l'unghia del tuo mignolo. Questi organismi vivono poche ore, a volte pochi giorni, poi muoiono e cadono, lentamente, come neve sul fondo dell'oceano. Gli scienziati la chiamano neve marina. Un fiocco impiega settimane per toccare il fondale e quando arriva si accumula, strato dopo strato, anno dopo anno, per milioni di anni. Una pioggia silenziosa e ininterrotta di materia organica morta. Ora immagina di essere una di queste molecole organiche. Sei un pezzo di grasso, una catena di atomi di carbonio e idrogeno, intrappolata nel corpo di un'alga morta. Sei appena arrivata sul fondale. E sopra di te, altro sedimento, continua a cadere. Sabbia, argilla, altri organismi morti, strato su strato. Come essere sepolti sotto una coperta che diventa sempre più pesante. Ogni milione di anni, circa 30 metri di sedimento in più sopra la tua testa. A 1000 metri di profondità la temperatura sale, 60 gradi, 80, 100. È come essere dentro un forno a cottura lentissima. La pressione è mostruosa, 300 atmosfere, come avere il peso di 3 automobili concentrate su un francobollo. E in queste condizioni la chimica cambia. I legami delle molecole organiche si spezzano, si riarrangiano, le lunghe catene di carbonio si trasformano. Quello che era materia biologica morta sta diventando qualcosa di completamente diverso. Sta diventando cherogeno, la madre del petrolio. Tra i 60 e i 120 milioni di anni, la cottura è completa. Il cherogene si è trasformato. Le molecole organiche sono diventate idrocarburi, catene di carbonio e idrogeno, semplici, eleganti, potentissime. Questo è petrolio, greggio, nero, denso, e la nostra molecola è una di queste catene. 8 atomi di carbonio, 18 atomi di idrogeno. Si chiama ottano. E un giorno, tra milioni di anni, finirà nel serbatoio della tua macchina. Ma prima deve uscire da qui. Il petrolio è più leggero della roccia che lo circonda e come una bolla d'aria nell'acqua vuole salire, ma non può semplicemente galleggiare verso l'alto. Deve farsi strada attraverso i pori microscopici della roccia, fessure larghe meno di un capello. La nostra molecola di ottano si muove di pochi centimetri all'anno, a volte di pochi millimetri. È un viaggio che dura altri milioni di anni, finché non incontra una trappola. La trappola è uno strato di roccia impermeabile, argilla compatta. Niente può attraversarla. E sotto questa cupola di pietra il petrolio si accumula. Per milioni di anni, goccia dopo goccia, molecola dopo molecola. Si forma un giacimento. Alcuni sono piccoli come una piscina, altri sono enormi. Il giacimento di Ghawar, in Arabia Saudita, è lungo 280 chilometri. Contiene abbastanza petrolio da riempire circa 5-8 milioni di piscine olimpioniche. La nostra molecola è lì dentro, al buio, sotto pressione, da 80 milioni di anni, in attesa. E poi, un giorno, qualcosa cambia. Un suono.
una vibrazione. Dopo 80 milioni di anni di silenzio assoluto, la roccia sopra di te inizia a tremare. Qualcosa sta scavando. Dall'alto. Una punta di acciaio e diamante che gira a 150 giri al minuto, mangiando la roccia metro dopo metro. Una trivella. Gli esseri umani ti hanno trovata. Quando la trivella perfora l'ultimo strato di roccia e raggiunge il giacimento, succede qualcosa di esplosivo. Tutta quella pressione accumulata per milioni di anni trova finalmente una via d'uscita. Il petrolio schizza verso l'alto. In alcuni dei primi pozzi, come a Spindletop in Texas nel 1901, il greggio esplodeva fuori dal terreno come un geyser nero alto decine di metri. Lo chiamavano un gusher. Oggi lo controlliamo, ma la fisica è la stessa. La pressione spinge e la nostra molecola viene sparata verso l'alto. Il viaggio verso la superficie è un tunnel lungo chilometri. Il pozzo petrolifero medio è profondo tra i 1000 e i 3000 metri. Alcuni arrivano a 10.000. La nostra molecola viaggia dentro un tubo d'acciaio largo appena 20 centimetri, trascinata dalla pressione del giacimento e da pompe meccaniche. La temperatura scende man mano che sale. La pressione diminuisce. E il petrolio greggio non è solo la nostra molecola. È una zuppa densa e scura. Acqua salata, gas naturale, sabbia, zolfo, metalli pesanti. Tutto mescolato insieme. E finalmente, dopo 150 milioni di anni sottoterra, la nostra molecola vede la luce. O meglio, la vedrebbe se avesse occhi. Esce dal pozzo insieme a migliaia di miliardi di altre molecole. Il greggio viene raccolto in un separatore, una grande vasca dove il gas sale in alto, l'acqua scende in basso e il petrolio resta nel mezzo. La nostra molecola galleggia nel greggio, nero, denso, con un odore acre di zolfo e catrame. Non assomiglia per niente alla benzina. Non ancora. Ora la nostra molecola deve viaggiare. Il petrolio estratto raramente viene raffinato dove si trova. Deve essere trasportato. A volte per oleodotto. Tubi lunghi migliaia di chilometri che attraversano deserti e montagne. A volte per mare. Una superpetroliera può trasportare 300.000 tonnellate di greggio, circa 350 milioni di litri, abbastanza per riempire 120 piscine olimpioniche. La nostra molecola è una tra miliardi di miliardi, stipata nella pancia d'acciaio di una nave lunga come 3 campi da calcio. Ma ecco una cosa che quasi nessuno sa. Il petrolio greggio così com'è non serve quasi a nulla. Non puoi metterlo nel motore della tua auto. Non brucierebbe bene. Intaserebbe tutto. Il greggio è una miscela di centinaia di molecole diverse, alcune cortissime, con 1 o 2 atomi di carbonio. Sono gas. Altre lunghissime, con 40 o 50 atomi di carbonio. Sono solide. Catrame. Asfalto. La nostra molecola di ottano è nel mezzo. 8 carboni. La taglia perfetta per la benzina. Ma prima bisogna separarla da tutto il resto. La raffineria. Vista da fuori sembra una città aliena. Torri alte 60 metri. Chilometri di tubi. Fiamme che bruciano giorno e notte in cima alle torce. In Italia ce ne sono circa 12. Nel mondo, oltre 700. Ogni giorno, una grande raffineria trasforma 400.000 barili di greggio, circa 63 milioni di litri. La nostra molecola entra da un tubo e quello che le succederà nei prossimi minuti è pura ingegneria chimica. Il primo passaggio è la distillazione. Il greggio viene riscaldato a 360 gradi. A quella temperatura quasi tutte le molecole diventano gas. Poi questo gas entra nella torre di distillazione. Una colonna alta come un palazzo di 20 piani con dei piatti orizzontali a ogni livello. E qui succede la magia della fisica. Le molecole più leggere, quelle con pochi atomi di carbonio, salgono fino in cima. Sono i gas, metano,
propano. Le molecole medie si fermano a metà. Sono la benzina e il cherosene. Le molecole pesanti restano in basso. Gasolio, olio combustibile, bitume. È come una scala dove ogni gradino trattiene molecole di una taglia diversa. Ma la distillazione da sola non basta. Solo il 25% del greggio ha naturalmente la taglia giusta per diventare benzina. Il resto è troppo pesante, troppo lungo. E la domanda di benzina è enorme. Quindi gli ingegneri chimici hanno inventato qualcosa di geniale. Il cracking catalitico. Prendono le molecole pesanti, quelle lunghe con 20, 30, 40 atomi di carbonio. Le scaldano a 500 gradi e le spezzano, le tagliano, come spezzare un bastoncino lungo in pezzi corti. Una molecola di 20 carboni diventa 2 molecole di 10. Più benzina dà meno greggio. La nostra molecola di ottano è stata separata, ma non è ancora pronta. Il greggio conteneva impurità. Zolfo soprattutto. E lo zolfo nella benzina è un problema. Quando brucia, produce anidride solforosa, piogge acide, aria irrespirabile. Quindi la benzina passa attraverso un processo chiamato idrotrattamento. Idrogeno ad alta pressione reagisce con lo zolfo e lo rimuove. Ogni atomo di zolfo viene strappato via e trasformato in acido solfidrico, che poi viene recuperato. La nostra molecola esce pulita, pura, pronta. Hai mai notato quei numeri alla pompa di benzina? 95, 98, 100. Quello è il numero di ottano. E sai perché si chiama così? Proprio per la nostra molecola. L'iso-ottano, 2,2,4-trimetilpentano, che ha 8 atomi di carbonio con una struttura ramificata. Ha un indice di 100 ed è il riferimento per il numero di ottano. Una benzina con numero 95 si comporta come una miscela composta per il 95% da iso-ottano e per il 5% da N-eptano in un motore di riferimento. Più alto è il numero, più la benzina resiste alla compressione senza esplodere prima del momento giusto. La nostra molecola non è solo carburante, è il metro di misura della qualità. Prima di lasciare la raffineria, alla benzina vengono aggiunti degli additivi, detergenti che tengono puliti gli iniettori, antiossidanti che impediscono alla benzina di degradarsi, coloranti, sì, la benzina viene colorata per distinguere i vari tipi, e un composto amaro, il denatonium, che la rende imbevibile, perché la benzina, chimicamente, è un liquido trasparente e quasi inodore. Senza additivi, qualcuno potrebbe scambiarla per acqua. Queste aggiunte rappresentano meno dell'1% del volume, ma fanno la differenza tra un liquido pericoloso e un prodotto utilizzabile. La benzina finita viene caricata su autocisterne, quelle che vedi sulle autostrade, lunghe e argentate. Ogni autocisterna trasporta circa 30.000 litri. Abbastanza per far fare il pieno a 600 automobili. La nostra molecola viaggia nell'oscurità della cisterna, sbattuta dalle curve e dalle frenate. Poi arriva alla stazione di servizio. Viene pompata nei serbatoi sotterranei, quelli sotto i tuoi piedi quando fai il pieno. Serbatoi da 50.000 litri sepolti a 2 metri sotto il piazzale. E lì aspetta, per ore, a volte per giorni, finché qualcuno non inserisce la pistola nel serbatoio. Ecco il momento. Qualcuno ha inserito la carta, ha scelto il 95, ha premuto il grilletto, la pompa si attiva e un fiume di benzina sale dal serbatoio sotterraneo, attraversa il tubo, esce dalla pistola e cade nel serbatoio dell'auto. La nostra molecola è nel flusso. Dopo 150 milioni di anni di viaggio, è dentro la tua macchina, in un serbatoio di plastica da 50 litri, a pochi centimetri dal sedile posteriore. Quando giri la chiave, una pompa elettrica nel serbatoio si attiva.
aspira la benzina e la spinge attraverso un tubo sottile verso il motore. Ma prima un filtro, una rete finissima che blocca qualsiasi impurità, particelle di polvere, residui di ruggine dal serbatoio. Tutto viene fermato. Solo le molecole di benzina passano. Poi la benzina arriva alla rampa degli iniettori, una piccola ferrovia di tubi che distribuisce il carburante ai cilindri. La pressione qui è di 3-4 atmosfere. La nostra molecola è in coda, pronta per entrare nel cilindro. L'iniettore si apre per appena 2 millisecondi, 2 millesimi di secondo. E in quel lampo di tempo spruzza la benzina nel cilindro a una pressione di 200 atmosfere. Il liquido viene polverizzato, frantumato in goccioline microscopiche. Ogni goccia è larga 10 micrometri, 10 millesimi di millimetro più piccola di un globulo rosso. La nostra molecola non è più in un liquido, è in una nuvola, una nebbia finissima di benzina mescolata con aria. Circa 60 molecole d'aria per ogni molecola di benzina, corrispondenti a un rapporto in massa di circa 14,7:1. La miscela perfetta. Il pistone sale. Una parete d'acciaio che pesa mezzo chilo e si muove verso l'alto a 50 km all'ora. E lo spazio nel cilindro si riduce. La miscela aria-benzina viene compressa 10 volte. Tutto lo spazio di un barattolo di conserva viene schiacciato nello spazio di un ditale. La temperatura sale a 400 gradi solo per la compressione. La pressione arriva a 20 atmosfere. La nostra molecola è schiacciata, compressa, vibra furiosamente. I suoi atomi di carbonio e idrogeno oscillano come impazziti. È al limite. Basterebbe una scintilla. La candela scarica. 40.000 volt. Un arco elettrico che raggiunge i 6.000 gradi attraversa lo spazio tra i due elettrodi, più caldo della superficie del Sole. E la miscela si accende, ma non esplode tutta insieme. Si accende un punto, un nucleo di fiamma. E da quel punto un fronte di fuoco si espande in tutte le direzioni, a 30 metri al secondo, come un'onda d'urto in miniatura. Ci vogliono circa 2 millisecondi perché la fiamma raggiunga ogni angolo del cilindro. La nostra molecola è nel percorso della fiamma. Il fronte di fuoco la raggiunge. E in quell'istante, in meno di un milionesimo di secondo, 150 milioni di anni di storia finiscono. Ecco cosa succede in quell'istante. La molecola di ottano reagisce con l'ossigeno dell'aria. 8 atomi di carbonio si legano ciascuno a 2 atomi di ossigeno. Formano 8 molecole di anidride carbonica, CO2. 18 atomi di idrogeno si legano a 9 atomi di ossigeno. Formano 9 molecole d'acqua. Sì, acqua. Dal tubo di scappamento della tua auto esce acqua. Circa 1 litro ogni 10 chilometri. E in questa reazione i legami chimici rilasciano energia. Tantissima energia. La temperatura nel cilindro raggiunge i 2500 gradi. La pressione schizza a 60 atmosfere. Quell'esplosione di gas caldissimo spinge il pistone verso il basso, con una forza di circa 2 tonnellate. Il pistone è collegato a una biella, che è collegata all'albero motore, che gira. E quella rotazione, attraverso il cambio, gli ingranaggi, l'albero di trasmissione, arriva alle ruote. La nostra molecola di ottano è diventata movimento. L'energia chimica intrappolata per 150 milioni di anni nei legami tra carbonio e idrogeno è stata liberata in un istante e ha spostato 1,5 tonnellate d'acciaio di qualche metro in avanti. Ma la storia non finisce nel cilindro. Il pistone risale ed espelle i gas di scarico, anidride carbonica e vapore acqueo, quelli che una volta erano la nostra molecola di ottano. Escono dal cilindro a 900 gradi, attraversano il collettore di scarico, poi il catalizzatore, che trasforma i residui tossici in gas meno pericolosi, poi la marmitta, che riduce il rumore, e infine
dal tubo di scappamento nell'atmosfera. 8 molecole di CO2 che una volta erano una molecola di petrolio, che una volta era un'alga microscopica in un oceano giurassico. Il carbonio è tornato nell'aria dopo 150 milioni di anni sottoterra. E ora un numero che dovrebbe farti riflettere. Di tutta l'energia contenuta nella nostra molecola di ottano, solo il 25% è diventato movimento, solo un quarto. Il resto? Calore, disperso nel radiatore, nel tubo di scarico, nell'attrito. 3/4 dell'energia di 150 milioni di anni, buttata via come calore. Un motore a benzina è una delle macchine più inefficienti che usiamo quotidianamente. Per ogni euro di benzina che metti nel serbatoio, 75 centesimi diventano aria calda. Quelle 8 molecole di anidride carbonica che erano la nostra molecola di ottano sono ora nell'atmosfera. E qui sta il problema. Quel carbonio era stato rimosso dall'atmosfera 150 milioni di anni fa, sequestrato sottoterra dalla natura, sigillato nella roccia. E noi, in 1 secolo e mezzo di industria petrolifera, lo stiamo rimettendo tutto in circolo. Ogni litro di benzina bruciato rilascia 2,3 kg di CO2. Ogni giorno il mondo brucia 100 milioni di barili di petrolio. Il carbonio antico torna nell'aria e l'atmosfera si scalda. Mettiamo i numeri in prospettiva. Dall'inizio dell'era industriale abbiamo bruciato circa 1,5 trilioni di barili di petrolio e ne restano circa 1,7 trilioni ancora sottoterra. Ne abbiamo usato quasi la metà, in 160 anni. Quello che alla natura è servito 150 milioni di anni per creare, noi lo stiamo consumando in 2 secoli. È come se qualcuno avesse risparmiato per tutta la vita e il nipote spendesse tutto in un pomeriggio. Ma ecco il colpo di scena. Le 8 molecole di Q2, che erano la nostra molecola di ottano, non sono morte. Sono nell'atmosfera. E prima o poi una di esse verrà assorbita da una foglia, da un albero, da un filo d'erba. La fotosintesi la catturerà. Userà la luce del sole per spezzare la CO2, prendere il carbonio e rilasciare l'ossigeno. E quel carbonio diventerà parte di una pianta, che forse verrà mangiata da un animale, che forse morirà. E forse, tra altri 150 milioni di anni, quel carbonio sarà di nuovo petrolio, il ciclo più lungo dell'universo. La prossima volta che farai il pieno, fermati un secondo. Guarda quel liquido che scorre nel serbatoio. Ogni goccia contiene miliardi di molecole, ognuna con una storia di 150 milioni di anni, ognuna nata dalla morte di un organismo microscopico, cotta dalla terra, compressa dalla roccia, estratta dall'ingegno umano e destinata a bruciare in 1 millesimo di secondo per portarti a casa dal lavoro. Il viaggio più lungo dell'universo per il tragitto più breve della tua giornata. Io sono Renderium e questo è il viaggio che brucia sotto il tuo cofano. Iscriviti per scoprire come funziona davvero il mondo intorno